Allora, dati 3 punti, vogliamo andare a determinare l'equazione di una parabola. In generale, l'equazione generica di una parabola è di questa forma qua: y uguale a x quadro più bx più c. Quindi per determinare una parabola, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a determinare i suoi 3 coefficienti. Ecco che quindi abbiamo bisogno di un sistema di 3 equazioni in 3 incognite per poter risolvere questo problema qui. E allora come dobbiamo fare? Dobbiamo andare a sfruttare le informazioni che noi abbiamo sui punti e l'equazione generica di una parabola. Quindi che cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente prendere il primo punto, ad esempio, e andare a sostituire le sue coordinate dentro l'equazione della parabola. Quindi se la y del punto A è 1, appunto io al posto della y dovrò mettere 1, uguale a, lo lascio così come sta, e poi devo iniziare a sostituire la x. La x del punto in questo caso è sempre 1, quindi andrò a mettere 1 al quadrato più b per 1 più c. Quindi ricordiamo che questa colonna qui rappresenta le y, mentre quest'altra rappresenta le x. Adesso noteremo meglio la differenza per quanto riguarda il punto B, perché appunto le coordinate qui sono diverse, mentre prima erano uguali. Allora al posto della y metto di nuovo il valore della y del punto B, ossia 3, uguale. Adesso devo sostituire la x, quindi a al posto della x dovrò mettere appunto 2 e poi elevato al quadrato più b per 2 più c. Infine, per quanto riguarda l'ultimo punto, al posto della y dovrò mettere meno 9, a la lascio così come sta, sostituisco la x, quindi meno 1 al quadrato più b per meno 1 più c. Quindi adesso ho fatto la sostituzione all'interno dell'equazione della parabola con tutti e 3 i miei punti. Quindi adesso dovrò andare semplicemente a snellire questo sistema ed ad abbellirlo quanto più possibile per poi passarne alla risoluzione. Quindi avrò 1 uguale meno 1 al quadrato fa 1, quindi qui lascio semplicemente a, più b, 1 per b fa sempre b, più c. 3 uguale 2 al quadrato fa 4, quindi qui metterò 4a, più 2b più c. Meno 9 lo lascio sempre qua, meno 1 al quadrato fa sempre 1, quindi qui rimane solo a, poi avrò meno b e poi avrò più c. Quindi siamo arrivati a questo punto in cui adesso il mio problema è esattamente questo, quindi risolvere un sistema di 3 equazioni in 3 incognite. Non sarà facile, dobbiamo cercare di capire qual è il modo più opportuno per poter risolvere questo sistema. Non useremo un metodo preciso, ma cercheremo di arrangiarci di volta in volta e capire qual è il metodo più opportuno per risolvere ad esempio questo sistema qua. Allora, dobbiamo cercare di andare a combinare in maniera opportuna le varie equazioni per far scomparire una variabile per volta. Quindi ad esempio, supponiamo che io voglio far sparire la variabile b. Allora come faccio? Allora, intanto la prima equazione la vado temporaneamente a moltiplicare tutta per 2. Quindi al posto di 1 avrò 2, 2a, 2b, 2c. Perché vado a fare questo? Perché adesso posso andare a fare questa combinazione. Alla seconda equazione vado a togliere la prima che ho appena modificato. Quindi 3 meno 2 fa 1, 4a meno 2a fa 2a. 2b meno 2b, appunto, sto andando a distruggere la variabile b. E infine mi rimane c meno 2c, che mi dà appunto meno c. E quindi a questo punto, combinando in maniera opportuna la prima riga con la seconda, sono riuscito a trovare questa semplificazione qua. A questo punto, che cosa faccio? Voglio andare a combinare la prima con la terza adesso. Quindi che cosa farò? Cerco di tornare un attimino indietro, quindi ritolgo i 2 perché adesso non mi servono più.
e faccio semplicemente adesso, quindi qui per completezza scrivo che la 1 l'ho modificato, ossia l'ho fatta 2 per, mentre adesso che cosa farò? Andrò a fare semplicemente la 3 più la 1, quindi semplicemente una somma delle due equazioni. Adesso 1 meno 9 fa meno 8, a più a fa 2a, b più meno b fa 0, c più c fa 2c. E quindi sono riuscito a ricavare questa qui, che può essere ancora snellita se penso di dividere tutto per 2. Quindi dividendo questa qui per 2 ottengo meno 4 uguale ad a più c. In questo modo qui quindi sono andato a snellire il sistema passando da un sistema di 3 equazioni in 3 incognite ad un sistema di 2 equazioni in 2 incognite, che adesso vado a risistemare. Quindi ho 2a meno c uguale ad 1, a più c uguale a meno 4. Quindi adesso la mia attenzione si sposta su questo qua. E che cosa faccio? Stesso metodo di prima, vado ad effettuare una somma, quindi ho 3a meno c più c non rimane nulla. 1 meno 4 fa meno 3. Divido tutto per 3 e ho scoperto che a deve essere uguale a meno 1. Quindi adesso sono riuscito a trovare il mio primo risultato. Ovviamente quando uno pensa di aver trovato la prima cosa, che cosa fa? Va subito a controllare. In effetti il coefficiente della x quadro è appunto meno 1. Quindi ci possiamo tranquillizzare che tutti i passaggi che abbiamo fatto fino adesso sono corretti e mi sposto a trovare un'altra incognita. Ad esempio, già che ci siamo, andiamo a trovarci la c, visto che teniamo già tutto pronto. E come facciamo? Partiamo ad esempio da qui, portiamo la a destra. Ricordiamoci appunto che c adesso è uguale a meno 4 meno a, perché appunto ho preso questa a e l'ho spostata dall'altra parte. Quindi adesso mi ricordo quanto vale a. A vale semplicemente meno 1, quindi ho che c è uguale a meno 4 meno 1, quindi meno 1 fa più 1. Quindi avrò meno 4 più 1 uguale a meno 3. In questo modo qui quindi sono riuscito a trovare la c. Vediamo se è vero, quindi vado a guardare ed effettivamente adesso siamo a questo punto in cui la a l'ho trovata, la c l'ho trovata, rimane da determinare la b. Per determinare la b adesso dobbiamo tornare indietro e prendere l'equazione che più ci piace con la b. Ovviamente andremo a prendere la prima. E quindi che cosa facciamo? 1 rimane così come sta. Ora devo mettere il valore di a, che è appunto meno 1. B non la conosco, quindi la lascio sempre così. C la conosco adesso e vale meno 3. Quindi qui metterò meno 3. Quindi adesso il mio problema è questo qua. Che cosa faccio? Devo determinare la b. Quindi mi tiro tutti i numeri a sinistra. Quindi avrò il meno 1 e il meno 3, che in totale fanno meno 4, però dovendoli tirare via a sinistra faranno più 4. Quindi avrò 4 più 1, 5. Quindi 5 uguale a b. Effettivamente sono riuscito così a risolvermi questo sistema di 3 equazioni in 3 incognite, andando quindi a trovare b che fa 5, c che fa meno 3, a che fa meno 1. Ed effettivamente questi qui sono tutti i coefficienti che dovevo determinarmi. Ecco qua quindi tutto l'esercizio visto insieme.